Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Vergine, tendenze energetiche lavorative ed economiche per il secondo semestre del 2024. Ragazzi, abbiamo il mago, periodo di nuovi inizi, nuove iniziative, magari anche nuove idee, anche se in realtà è proprio una carta di azione, una carta yang, di energia maschile. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, trovate il link alle previsioni del 2024, primo e secondo semestre e quelle dell'estate, e sempre in descrizione trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Bene. Allora ragazzi, partiamo con un 6 di bastoni. La stella, 5 di bastoni, quattro di spade, mago nuovamente, giudizio, e matto. Ragazzi, io la sento molto positiva. Adesso andiamo a vedere carta per carta, poi andrò a fare gli esempi occupati, disoccupati e via dicendo. Ma vederle così ho come la sensazione che inizierete un qualche tipo di nuova carriera per qualcuno e qualche tipo di nuovo progetto per qualcun altro. Anzi, vi dirò che ho come la sensazione che potrebbe, qualcuno di voi potrebbe veramente spiccare sui social. Andiamo a vedere carta per carta, partiamo da questo 6 di bastoni. 2 di spade, e 4 di pentacoli. Qui ho come l'idea che arriverà un successo. E vi dirò anche che questo successo potrebbe effettivamente come farvi trovare davanti a un bivio, davanti ad una scelta. Andiamo a vedere la stella. Ruota della fortuna e 9 di spade. Potrebbe esserci qualche nuovo obiettivo qui, ragazzi, effettivamente con la carta della stella, qualche nuova idea, qualche nuova illuminazione. Che però ho come la sensazione che resti un po' lì nell'ombra a causa di questo 9 di spade e della ruota della fortuna al contrario. Andiamo a vedere il 5. 10 di coppe. E carro.
Qui ci potrebbero essere come delle indecisioni, ma lo vedevo già qui con il 2 di spade, come se ci fossero delle questioni magari di tipo pratico, magari qualcuno potrebbe cambiare la macchina in questo semestre, ragazzi. Però è come sì, ho questo progetto, questo obiettivo di cambiare la macchina, ma devo valutare bene come muovermi. Adesso mettetela lì in stand by, poi dopo ci ritorno. Andiamo a vedere il 4 di spade. Se non è la macchina, potrebbe anche essere un mezzo lavorativo, uno strumento che vi serve per lavorare. Allora, il 4 di spade è spiegato da un 8 di spade e da un 8 di bastoni. Datemi una carta per l'8 di bastoni. Amanti. Sì. Allora, io credo che la vita che stiate già facendo, o comunque c'è un filone generale che vi sta portando verso nuovi obiettivi e gli altri, quelli secondari, è un po' come se venissero messi in stand-by per dare la precedenza a questo vostro nuovo obiettivo. Andiamo a vedere il mago qui. Mondo. Perché qui c'è anche il giudizio qua. Mondo e re di spade. Che interessante. Il re di spade è una persona che ha lo scettro del potere, che è arrivato dove è arrivato perché è stato determinato, si è dato delle regole e le ha seguite. Andiamo a vedere il giudizio. Morte e cavaliere di coppe. C'è come una sorta di rigenerazione qui e qui vediamo il nuovo inizio con il matto. Andiamo a vederlo il matto. Torre e 7 di bastoni. Sì, guardate, sento proprio come se ci fosse una sorta di rinascita. Avete tutte carte di fine e carte di inizio. Qui avete il mondo 2 volte, il giudizio, la morte e 2 volte il mago e qui un matto. Allora, ho come la sensazione che, come vi dicevo, inizierà qualche cosa di nuovo. Allora, se siete disoccupati, ragazzi, qui potrebbe essere qualche nuova idea. Vabbè, questo vale per tutti. Qualche nuova idea inerente o quello che state già facendo o quello che vorreste fare. Per qualcuno sarà trovare il proprio scopo di vita. Ho come la sensazione che sarà un periodo, diciamo, atto a farvi riallineare con voi stessi. Se siete disoccupati, vi dicevo, qui ci potrebbe essere qualche tipo di chiamata, qualche tipo di nuovo inizio. Sinceramente, credo che sia un contratto a tempo, a termine. Non vedo contratti a lunga durata, però sì che potrebbe essere necessario spostarsi per fare questo lavoro, magari un lavoro dove dovete fare delle consegne, ipotesi, e da lì arriva questa necessità di cambiare il mezzo, la macchina di cui vi parlavo prima. Devo dire per i disoccupati che potrebbe essere un lavoro interessante, nel senso che potreste imparare molto, anche se non è
completamente nelle vostre corde. Perché io credo che qualcuno abbia già fatto qualche cosa del genere nel passato, o semplicemente che non si senta in grado di farlo e quindi si faccia mille problemi per questo nuovo progetto lavorativo. Ma state tranquilli, è solo la vostra testa, avete un 8 di spade, dovete un po' pulire i pensieri qui. Per quello che riguarda le persone che sono occupate, ci sono degli obiettivi, c'è come la voglia di andare avanti. Devo dire che ho come l'idea che per qualcuno si apra un nuovo tipo di carriera, soprattutto se lavorate in ambiente di profumi, profumerie, prodotti per la casa, dove ci sono gli odori. Ok, quindi sì, potrebbe anche essere un vivaio con i gusti, rosmarino, quelle cose lì, gli odori proprio. E tutto quello che riguarda i fiori, tutto quello che riguarda le essenze profumate, potrebbe anche essere qualche nuova idea, magari sul applicare la vostra conoscenza sugli oli essenziali con qualche cosa che fate al lavoro. Non lo so, c'è un qualche cosa, c'è un'idea geniale che vi arriverà in questo periodo e che vi darà la possibilità di iniziare qualche cosa di nuovo. Se foste autonomi, ragazzi, io qui sento che anche qui nuovi obiettivi, nuovi inizi, però fate un po' attenzione in questo caso, diciamo, usate l'esperienza del passato a vostro favore, no? Invece che preoccuparvi eccessivamente del fatto che possa succedere di nuovo qualche cosa, cercate di vedere il bicchiere mezzo pieno, cercate di magari implementare la comunicazione piuttosto che di focalizzare un obiettivo e non farvi distrarre. Per quello che riguarda, ragazzi, la situazione economica, allora a qualcuno vi devo dire questa cosa, prima della situazione economica, questo riguarda tutti, sento che qualcuno avrà come una guarigione del bambino interiore. C'è come, vi dicevo, questa sorta di riallineamento con voi stessi, di riavvicinamento con la vostra anima, con il vostro sé superiore. Ho come la sensazione che qualcuno troverà proprio il suo scopo di vita, quello che lo fa stare bene, che lo fa anche sentire felice mentre lo fa e che anche lo fa guadagnare bene. Quindi proprio perché avete anche la carta del giudizio, mi parla di risveglio spirituale, ci sono nuovi inizi, lo sento un periodo veramente molto positivo per voi, Vergine. E qui c'è anche la torre alla fine che mi parla di rottura degli schemi. Mm? È come se ci fosse un nuovo inizio, ragazzi. Se avete, se per caso avete progetti già esistenti, ho come la sensazione che dovranno essere messi un attimino in stand-by a causa di questa stella che arriverà, che ripeto, potrebbe essere un'idea, potrebbe essere un'illuminazione, potrebbe essere... ehm, guardate, per qualcuno, come vi dicevo, ci potrebbe essere come una sorta di boom a livello di social. Io non so se probabilmente come state cercando di ampliare la vostra magari attività o cose di questo genere, ma sento che con un'azione di tipo determinata potrebbe anche essere attraverso una terza persona che vi aiuti in questo senso, rinascerete completamente. Vi dico, c'è anche un cavaliere di coppe. Non vi nego che qualcuno potrebbe farvi un'offerta o venire ad aiutarvi, insomma, in qualche modo. E qui con questo matto c'è proprio quella che è un nuovo inizio, con schemi diversi, secondo le vostre regole. Mh. Per quello che riguarda gli investimenti, ragazzi, allora devo dire che non va malaccio, anzi raggiungerete buoni risultati. Se per caso avete investimenti immobiliari, sento che darete come nuova vita, in un certo senso, a questi investimenti immobiliari, okay? Tenete presente che avete il mago. Il mago è una carta di azione e con questo re di spade io vi vedo determinati. Per qualcuno ci potrebbe essere un viaggio imprevisto, ve lo dico,
non per qualche necessità buia, anzi, sento che potrebbe essere la nascita di qualche figlio, l'inaugurazione di qualche nuova... È come se vi doveste spostare per un evento non del tutto imprevisto in realtà, però magari inaspettato in quel periodo di tempo specifico, ma niente di preoccupante, vedo solo come uno spostamento, un movimento. E tenete presente che anche la carta del matto è collegata con i viaggi, con le nuove avventure. Però io qui vedo proprio come se fosse una nuova rinascita, una rottura degli schemi. Perché qui avete anche la torre e anche qui comunque avete la carta degli amanti che mi parla di amor proprio in questo caso. Il 4 di spade è una carta che mi dice che avete bisogno di guarire, di prendervi un tempo per osservare o per osservarvi o per osservare il vostro modo di pensare. Va bene ragazzi, andiamo a vedere un oracolo per concludere la lettura. Le ho dette tutte? Ah no, l'economia non ho detto. L'economia. Ma vi dico, in realtà non vedo né grosse entrate né grosse uscite. Direi che è abbastanza tutto nella norma. Ecco, quello che mi viene è che sì, potrebbero esserci come delle spese per i figli, per i progetti, per gli animali da compagnia, per qualcuno che fa parte della famiglia, quello sì. Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo. Ok, che interessante, quanto mi piace questo. Fai meno. Guardate, qui fa vedere una ragazza che addirittura ha come si chiama? Il cestino sulla testa. Lezione di oggi. Analizza la quantità di cose che fai per gli altri. Valuta se ti sovralimiti fino ad arrivare allo sfinimento non necessario. Perché succede questo? La tua salute se lo merita? L'obiettivo: affrontare le ragioni fondamentali per le quali metti a rischio la tua salute in maniera non necessaria. Che interessante, ma infatti il mago è una carta di azione, una carta di fare, 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 fare. Wow! Amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo comunque sapere con un like, con un commento se avete piacere. Se poi volete iscrivervi o condividere il video o fare una piccola donazione, sono tutti modi per sostenere il canale e io ve ne ringrazio. Se per caso volete iniziare un percorso di crescita con me, potete mandarmi un'email per prenotare una sessione individuale, oppure se preferite andare a vostro ritmo potete abbonarvi al canale. Vi ricordo che l'abbonamento si può fare e disdire in qualsiasi momento, è il costo di una pizza e alla fine se volete dare un'occhiata ai temi trattati potete comunque curiosare nella playlist. Sono quelle con le copertine lilla e lì praticamente all'interno di tutto il percorso di crescita spiego attraverso i chakra, la metafisica, anche un po' di nozioni, diciamo, di altro tipo, diciamo come poter lavorare su se stessi per cambiare la realtà a nostro favore. Quindi date uno sguardo ai titoli dei video. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un secondo semestre splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!